Superare le sfide. Come gestire performance insoddisfacenti con successo. La gestione delle prestazioni è una componente fondamentale per il successo di una organizzazione. Come leader, abbiamo la responsabilità di garantire che tutti i membri del team raggiungano elevati standard di prestazione. Per farlo, è essenziale definire chiare metriche e obiettivi e monitorare regolarmente i risultati. Definizione di metriche e obiettivi. Per gestire le performance, è importante definire prima di tutto metriche e obiettivi chiari. Questi dovrebbero essere misurabili, raggiungibili, pertinenti e legati a un tempo definito. Per esempio, un obiettivo potrebbe essere aumentare le vendite di un determinato prodotto del 10% nel prossimo trimestre. Questo fornisce una misura chiara del successo e un quadro temporale entro cui raggiungere l'obiettivo. Gli obiettivi dovrebbero essere comunicati chiaramente ai membri del team. Ogni membro del team dovrebbe capire esattamente cosa si aspetta da lui e come il suo contributo influisce sul successo complessivo dell'organizzazione. Monitoraggio e valutazione dei risultati. Una volta stabiliti gli obiettivi, è importante monitorare e valutare regolarmente i risultati. Questo ci consente di capire se stiamo raggiungendo i nostri obiettivi e dove potrebbe essere necessario fare degli aggiustamenti. Il monitoraggio delle performance dovrebbe includere l'analisi delle prestazioni individuali e di squadra, così come la raccolta di feedback dai membri del team e da altre parti interessate. Questo ci aiuta a capire se le prestazioni insoddisfacenti sono dovute a problemi individuali o a problemi più ampi a livello di squadra o di organizzazione. La valutazione dei risultati dovrebbe essere basata su prove concrete e dati misurabili, piuttosto che su opinioni o impressioni soggettive. Questo garantisce che le nostre valutazioni siano oggettive e imparziali. In caso di performance insoddisfacenti, è importante intervenire tempestivamente e in modo efficace. Questo potrebbe includere la fornitura di feedback costruttivo, l'offerta di supporto e risorse per aiutare i dipendenti a migliorare, e la documentazione di esempi specifici di performance insoddisfacenti per future discussioni o revisioni formali. In conclusione, per gestire con successo le performance, è essenziale definire chiare metriche e obiettivi, monitorare e valutare regolarmente i risultati, e intervenire tempestivamente e in modo efficace in caso di performance insoddisfacenti. Il ruolo del feedback. Il feedback è uno strumento fondamentale per supportare il miglioramento delle performance. Un dialogo aperto e costruttivo può favorire un ambiente di lavoro positivo e produttivo, valorizzando il potenziale di ogni membro del team. Feedback come strumento di miglioramento. Fornire feedback frequenti, coerenti e costanti è il punto di partenza per migliorare le performance dei dipendenti e raggiungere gli obiettivi. Questo processo consente di evidenziare sia i punti di forza che le aree di miglioramento, facilitando la crescita professionale e personale. La mancanza di aspettative e obiettivi chiari può contribuire a una performance insoddisfacente. È quindi fondamentale definire chiaramente le aspettative di performance, comunicarle in maniera efficace ai dipendenti e monitorare costantemente i progressi. I dipendenti devono avere una solida comprensione dei loro ruoli, responsabilità e obiettivi di performance. Fornire feedback costruttivi. La comunicazione efficace gioca un ruolo chiave nella gestione delle performance insoddisfacenti. I manager dovrebbero fornire un quadro chiaro ai dipendenti riguardo le aspettative di performance, affrontare eventuali preoccupazioni o problemi e offrire supporto e orientamento per il miglioramento. Questi rendiconti costruttivi possono aiutare i dipendenti a comprendere meglio come le loro azioni influenzano la performance del team e dell'organizzazione nel suo insieme. Questo consente loro di fare le necessarie correzioni e migliorare. Offrire opportunità di formazione e sviluppo può aiutare a migliorare le performance, fornendo ai dipendenti le competenze e le conoscenze di cui hanno bisogno per avere successo. Nel complesso, l'obiettivo del feedback non dovrebbe essere solo quello di gestire le performance insoddisfacenti, ma di creare un ambiente di lavoro in cui ogni individuo ha l'opportunità di eccellere. Coaching e mentoring. In un contesto aziendale moderno,
dove l'eccellenza nei risultati è determinante per la competitività, il coaching e il mentoring giocano un ruolo centrale nel gestire performance insoddisfacenti e nel potenziare le competenze dei dipendenti. Supporto per lo sviluppo di competenze. Secondo recenti studi, fornire opportunità di formazione e sviluppo può migliorare le performance fornendo ai dipendenti le competenze e le conoscenze necessarie per avere successo. Il coaching e il mentoring possono aiutare i dipendenti a sviluppare le competenze necessarie e a superare le sfide. Inoltre, fornire supporto e risorse per aiutare i dipendenti a migliorare le loro performance, come formazione aggiuntiva o mentoring, è fondamentale. Il supporto per lo sviluppo delle competenze è cruciale nel gestire le performance insoddisfacenti. Come risultato, i manager dovrebbero essere attenti a identificare le esigenze di formazione dei loro dipendenti e a fornire le risorse necessarie per il loro sviluppo professionale. Interventi formativi mirati. Gli interventi formativi mirati possono aiutare a migliorare le performance. Questi possono includere corsi di formazione, workshop, seminari o sessioni di coaching individuale o di gruppo. Queste attività possono essere mirate a specifiche aree di miglioramento, come le competenze tecniche, le competenze di leadership o le competenze relazionali. Gli interventi formativi mirati sono un modo efficace per affrontare le performance insoddisfacenti e per favorire lo sviluppo delle competenze. Inoltre, possono contribuire a creare un ambiente di lavoro positivo e di supporto, in cui tutti i dipendenti si sentono valorizzati e motivati. In conclusione, la gestione delle performance insoddisfacenti richiede un approccio proattivo e strategico. Attraverso il coaching, il mentoring e gli interventi formativi mirati, i manager possono aiutare i dipendenti a sviluppare le competenze necessarie per migliorare le loro performance e raggiungere il loro pieno potenziale. Gestione delle performance insoddisfacenti. Affrontare le performance insoddisfacenti è una sfida delicata, ma inevitabile, nel ruolo di manager. È fondamentale affrontare la questione in maniera efficace e compassionevole per mantenere il morale del team e la produttività. Stabilire un piano di miglioramento. Quando si tratta di gestire le performance insoddisfacenti, è importante stabilire un piano di miglioramento delle performance PIP. Un PIP definisce obiettivi specifici, aspettative e tempi per il miglioramento, fornendo un approccio strutturato per affrontare il problema. È fondamentale che le aspettative di performance siano ben definite e chiaramente comunicate ai dipendenti. Ogni membro del team dovrebbe avere una solida comprensione del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e degli obiettivi di performance. In caso di performance carenti e perduranti nel tempo, potrebbe, come abbiamo visto, essere necessario formulare un adeguato piano di miglioramento. Questo processo, se adeguatamente strutturato, definisce obiettivi di performance specifici, tempi e meccanismi di supporto. La collaborazione con il dipendente è importante per creare un piano su misura. È fondamentale rivedere regolarmente i progressi, offrire orientamento e regolare il piano secondo necessità. Riallocazione o uscita, la gestione delle transizioni. In alcuni casi, nonostante gli sforzi per affrontare le performance insoddisfacenti, potrebbe essere necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, è importante seguire procedure legali ed etiche adeguate quando si prende questa decisione. Quando si affrontano questioni di incapacità, è importante indagare le cause alla base prima di prendere provvedimenti disciplinari. Il dialogo con il dipendente e la consultazione con esperti pertinenti possono aiutare a comprendere a fondo la situazione. È fondamentale fornire supporto e ragionevoli accomodamenti per aiutare i dipendenti a superare le loro limitazioni. La gestione delle performance insoddisfacenti può avere un impatto negativo sul morale del team e può portare a una diminuzione della motivazione e dell'efficienza. È importante comunicare chiaramente le aspettative e fornire feedback ai dipendenti riguardo il loro rendimento. Dovremmo offrire supporto e risorse per aiutare i dipendenti a migliorare le loro performance, come ad esempio formazione o mentoring aggiuntivi. Se la performance insoddisfacente persiste nonostante gli sforzi per affrontarla, potrebbe essere necessario prendere provvedimenti disciplinari, come avvertimenti o licenziamenti.
Uno dei problemi più comuni nella gestione delle performance è affrontare i dipendenti con performance scarse, che possono avere un impatto negativo sul morale del team e sulla produttività. È importante affrontare tempestivamente questi problemi e fornire il supporto e l'orientamento necessari per aiutare il dipendente a migliorare le sue performance. L'importanza di un ambiente meritocratico. In un contesto lavorativo, è fondamentale istituire un ambiente meritocratico dove le performance eccellenti sono riconosciute e quelle insoddisfacenti vengono affrontate tempestivamente. Proteggere e motivare il resto del team. Le performance insoddisfacenti possono avere un impatto negativo sul morale e la produttività del team, oltre che sul successo complessivo dell'organizzazione. È importante per noi manager affrontare e gestire proattivamente il sottorendimento. Un ambiente meritocratico, dove le performance eccellenti vengono riconosciute e quelle insoddisfacenti affrontate tempestivamente, è essenziale per il successo a lungo termine dell'organizzazione. La chiarezza nelle aspettative di performance, comunicate in modo efficace ai dipendenti, è fondamentale per affrontare il sottorendimento o l'incapacità. Implementazione di azioni correttive. Fornire feedback tempestivi e costruttivi, attraverso regolari discussioni sulle performance, è buona pratica per affrontare questo tipo di problemi. Dovrebbero essere incoraggiate la comunicazione aperta, l'ascolto empatico e una mentalità di crescita. Il coaching e il mentoring possono anche aiutare i dipendenti a sviluppare le competenze necessarie e a superare le sfide. Un rendimento insoddisfacente potrebbe nuovamente rendere necessario il dover ricorrere ad un piano di miglioramento, magari con elementi di aggiunta e miglioramento rispetto al piano precedente. Come sempre, la collaborazione con il dipendente è importante per creare un piano su misura. È fondamentale rivedere regolarmente i progressi, offrire orientamento e adeguare il piano secondo necessità. Quando si affrontano problemi di incapacità, è importante indagare le cause sottostanti prima di prendere provvedimenti disciplinari. Il dialogo con il dipendente e la consultazione con esperti pertinenti può aiutare a ottenere una comprensione completa della situazione. Fornire supporto e ragionevoli sistemazioni per aiutare i dipendenti a superare le loro limitazioni è sempre auspicabile. Se la performance scadente persiste nonostante gli sforzi per affrontarla, potrebbe essere necessario prendere provvedimenti disciplinari, inclusi avvertimenti o licenziamenti. In ogni caso, è nostro compito agire con sensibilità ma determinazione per garantire che tutti i collaboratori rispettino gli standard attesi. L'uso della tecnologia nella gestione delle performance. La tecnologia può rappresentare un efficace alleato nella gestione delle performance, fornendo strumenti per raccogliere dati, monitorare i risultati e fornire feedback in maniera più efficiente. Software per la gestione delle performance. I software per la gestione delle performance automatizzano le valutazioni delle performance e altri aspetti della gestione delle performance, rendendola più efficiente ed efficace. Questi strumenti digitali permettono una raccolta più facile dei dati e una visione più obiettiva delle prestazioni, favorendo un cambiamento comportamentale più efficace. Inoltre, questi software sono particolarmente utili per fornire feedback frequenti, coerenti e in corso di progresso, che sono fondamentali per migliorare le prestazioni dei dipendenti e raggiungere gli obiettivi. Inoltre, possono facilitare la pianificazione e il monitoraggio di piani di miglioramento individuali per gestire performance insoddisfacenti. Recensioni a 360 gradi per una visione equilibrata. Le valutazioni a 360 gradi sono un altro strumento tecnologico utile nella gestione delle performance. Questi tipi di valutazioni forniscono una visione più equilibrata del contributo di un dipendente al successo dell'organizzazione. Includono feedback da molteplici fonti, tra cui superiori, pari, subordinati e talvolta anche clienti, offrendo così una panoramica completa delle prestazioni di un individuo. Questo può aiutare a individuare aree di forza e di miglioramento, favorendo un approccio equo e trasparente alla gestione delle performance. In conclusione, l'adozione della tecnologia nella gestione delle performance può rappresentare un elemento chiave per affrontare con successo le sfide legate alle prestazioni insoddisfacenti.
Attraverso l'uso di software specifici e valutazioni a 360 gradi, è possibile ottenere una comprensione più profonda delle prestazioni dei dipendenti e intervenire in modo più mirato per favorire il miglioramento.